Lezione 1. La chat salutare. Nessun problema. È bello chiacchierare di sane abitudini durante l'attesa. Sono d'accordo. Fa passare il tempo molto più velocemente. Quali abitudini salutari ritieni più vantaggiose? Penso che bere abbastanza acqua sia fondamentale per la salute generale. Assolutamente. Rimanere idratato ha un impatto significativo sui tuoi livelli di energia. Inoltre, aiuta la concentrazione, soprattutto durante le giornate impegnative. Hai qualche snack salutare preferito? Adoro le mandorle e la frutta, sono facili da afferrare in movimento. Sono ottime scelte. Devo farne scorta. Lezione 2. Contatto visivo e fiducia. Hai mai pensato all'impatto di mantenere il contatto visivo durante le conversazioni? Assolutamente. È un modo potente per mostrare fiducia e coinvolgimento. Ho letto che può davvero migliorare la comunicazione e la connessione. Ha senso? Quando guardi qualcuno negli occhi, sembra più personale. Esattamente. Dimostra che sei interessato a quello che dicono. Hai praticato questa abilità nelle tue interazioni quotidiane? Ci provo, soprattutto in contesti professionali, crea fiducia. È un ottimo approccio. Pensi che sia impegnativo per alcune persone? Sì, può essere difficile, soprattutto per chi è timido o ansioso. Lezione 3. Il sistema fiscale. Discussioni produttive possono portare a un sistema fiscale più giusto. Assolutamente. È fondamentale che tutti si sentano rappresentati in queste decisioni. E trovare un terreno comune può aiutare ad allentare le tensioni tra i diversi gruppi. Sì, la collaborazione spesso porta a soluzioni più efficaci. Penso che la trasparenza sia fondamentale anche in queste discussioni. Decisamente. Le persone devono fidarsi del processo affinché funzioni. Sei stato coinvolto in qualche discussione sulla riforma fiscale? Io ho. È interessante vedere diverse prospettive incontrarsi. Mi piacerebbe partecipare a tali dialoghi per saperne di più. Lezione 4. La ricerca. Dovremmo fare più ricerche a riguardo. Decisamente. Scopriamo gli ultimi sviluppi. Ci sono così tante informazioni disponibili online al giorno d'oggi. Sì, e possiamo accedere facilmente ad articoli e studi accademici. Penso che sarebbe utile confrontare anche punti di vista diversi. È un'ottima idea. Ci darà una comprensione completa. Inoltre, discutere insieme i nostri risultati renderà il tutto più coinvolgente. Sono d'accordo. Prendiamoci un po' di tempo per approfondire l'argomento. Sembra perfetto. Non vedo l'ora della nostra scoperta. Lezione 5. L'immaginazione. Un guanto sarebbe un ottimo sacco a pelo se usassi la tua immaginazione. Questo è un pensiero creativo. A quali altri usi ti viene in mente? Potresti anche usarlo come una comoda custodia per piccoli oggetti. È vero! È sorprendente come gli oggetti di uso quotidiano possano avere molteplici scopi. Esattamente. Se pensi fuori dagli schemi, quasi tutto può essere riproposto.
Hai mai provato a creare qualcosa di nuovo con vecchi materiali? Sì, ho già realizzato fioriere con vecchie lattine. È un'idea fantastica. Il riutilizzo è divertente ed ecologico. Sono d'accordo. Incoraggia la creatività e la sostenibilità allo stesso tempo. Lezione 6. Scelte di stile. Sto considerando questi stivali di pelle marrone, sembrano davvero eleganti. Lo fanno. La pelle marrone è una scelta così classica che sta bene con tutto. Esattamente. Penso che starebbero benissimo sia con i jeans che con i pantaloni eleganti. Li hai già provati? Il comfort è importante quanto lo stile. Non ancora, ma ho intenzione di verificare presto la vestibilità. Voglio assicurarmi che siano comodi per camminare. È una mossa intelligente. Un buon paio di stivali dovrebbe sembrare fatto apposta per te. Inoltre, la pelle tende a migliorare con l'età, il che è un vantaggio. Sì, e possono essere abbastanza durevoli, li consumerai molto. Posso già immaginare come completerebbero i miei outfit. Lezione 7. Tradizioni di compleanno. Adoro quanto possano essere speciali i rituali di compleanno. Di solito cantiamo Happy Birthday e spegniamo le candeline. È una tradizione così gioiosa. Rende davvero la giornata festosa. Assolutamente. È sempre emozionante riunirsi con amici e familiari per quel momento. E la torta è sicuramente il pezzo forte. Qual è il tuo gusto preferito? Sono un fan della torta al cioccolato, è una scelta classica per le celebrazioni. Il cioccolato è sempre vincente. Hai altre tradizioni di compleanno? A volte giochiamo o condividiamo storie divertenti sulla persona che compie gli anni. Sembra divertente. Aggiunge davvero l'atmosfera di celebrazione. Sì, è un ottimo modo per creare ricordi duraturi insieme. Lezione 8. Rimettersi in forma. Per iniziare una routine di fitness, penso che sia meglio iniziare con esercizi a corpo libero come flessioni e squat. È un'ottima idea. Sono efficaci e non richiedono attrezzature. Esattamente. Inoltre, puoi farli ovunque, il che è super conveniente. Adoro la versatilità degli esercizi a corpo libero per sviluppare la forza. Sì, e aiutano anche a migliorare la flessibilità e la resistenza. Hai fissato un obiettivo specifico per il tuo percorso di fitness? Voglio sviluppare la forza complessiva e aumentare la mia resistenza per le attività all'aperto. Questo è un obiettivo solido. La coerenza è la chiave per vedere i progressi. Sono d'accordo. Ho intenzione di incorporare questi esercizi nella mia routine quotidiana. Lezione 9. Esplorazione artistica. Ci sono gallerie d'arte o musei nelle vicinanze. Mi piacerebbe apprezzare qualche arte locale. Sì, ci sono alcuni posti fantastici in città. Una delle mie preferite è la Galleria d'Arte Moderna. Sembra intrigante. Mi piacciono i pezzi contemporanei che sfidano le visioni tradizionali. Adorerai questa galleria. Spesso ospitano mostre interessanti. Sei stato a qualche mostra recente lì? Sì, il mese scorso ho visto un'installazione affascinante che mi ha fatto davvero riflettere. È fantastico.
Apprezzo l'arte che stimola la conversazione. Anche io. È sorprendente come l'arte possa riflettere la società e provocare sentimenti. Sono entusiasta di esplorare e vedere cosa mi ispira. Lezione 10. Creare ricordi. I ricordi per il futuro sembrano interessanti. Come si crea un ricordo duraturo? Penso che catturare momenti attraverso foto e diari aiuti. È un'idea meravigliosa. È bello ripensare a momenti speciali. Sì, e condividere esperienze con i propri cari le rende ancora più significative. Sono d'accordo. A volte, semplicemente raccontare storie può mantenere vivi quei ricordi. Esattamente. Mi piace anche creare tradizioni che possano essere tramandate. Quelli possono diventare preziosi ricordi di famiglia nel tempo. Sì, è come costruire un'eredità attraverso esperienze condivise. Adoro quella prospettiva, fa sembrare ogni momento significativo. Lezione 11. Processo di correzione di bozze. Ho riletto il mio lavoro e penso che potrebbe essere più conciso. È una grande abilità da sviluppare. La chiarezza è fondamentale nella comunicazione. Esattamente. Voglio assicurarmi che il mio messaggio sia facilmente comprensibile. Hai trovato aree specifiche che necessitano di miglioramenti? Sì, ho notato che alcune frasi sono troppo prolisse e possono essere abbreviate. È sorprendente come rimuovere le parole non necessarie possa migliorare la chiarezza. Apporterò le modifiche necessarie prima di inviarlo. Sembra un piano solido. È sempre bene perfezionare il tuo lavoro. Grazie. Mi sento più sicuro ora con il tuo contributo. Lezione 12. Soggiorni memorabili. Apprezzo il tuo aiuto nel pianificare il mio soggiorno. Sono entusiasta dell'esperienza. Il nostro obiettivo è rendere il tuo soggiorno memorabile e sono qui per aiutarti. È rassicurante. Adoro visitare posti nuovi ed esplorare. Posso suggerirti alcune fantastiche attrazioni e ristoranti locali. Mi piacerebbe. È sempre bello ricevere consigli utili. Inoltre, posso aiutarti con qualsiasi prenotazione di cui potresti aver bisogno. Ciò mi farebbe sicuramente risparmiare tempo e renderebbe le cose più facili. Esattamente. Voglio assicurarmi che tu abbia un tempo meraviglioso qui. Non vedo l'ora. Grazie per essere stato così utile. Lezione 13. Tradizioni del potluck. Una tradizione così meravigliosa. Non vedo l'ora di vederti il giorno del potluck. Non vedo l'ora anch'io. I potluck sono sempre così divertenti. Ognuno porta qualcosa di unico, che rende speciale il pasto. Sì, ed è un ottimo modo per provare nuovi piatti proposti dagli amici. Sto pensando di preparare la mia famosa insalata di pasta per l'evento. Sembra delizioso. Sono sicuro che tutti lo adoreranno. Lo spero. È sempre un successo alle riunioni. Porterò il dessert per bilanciare il pasto. Perfetto. Sarà una giornata fantastica, piena di buon cibo e risate. Lezione 14. Trovare ristoranti.
Scusi, può dirmi dove è il ristorante più vicino? Sicuro, c'è un posto fantastico a pochi isolati da qui. Sembra conveniente. Che tipo di cucina servono? Sono specializzati in cibo italiano, che è sempre un piacere per il pubblico. Adoro l'italiano. Pasta e pizza sono tra i miei preferiti. Ti piacerà sicuramente il loro menù, tutto è appena fatto. È fantastico sentirlo. Consigli qualche piatto specifico? Le loro lasagne sono eccezionali e il tiramisù è assolutamente da provare come dessert. Mi viene fame solo a pensarci. Grazie per la raccomandazione. Lezione 15. Scelte culinarie. Che tipo di cucina dovremmo scegliere stasera? Che ne dici di organizzare una cena mediterranea? Sembra fantastico. Il cibo mediterraneo è così saporito e sano. Sono d'accordo. Piatti come hummus, falafel e insalate fresche sono sempre un successo. Inoltre, ci sono così tante opzioni per i gusti di tutti. Esattamente. È perfetto per condividere e provare una varietà di sapori. Potrei prendermi subito degli spiedini alla griglia e salsa tzatziki. Sarebbe delizioso. Troviamo un buon ristorante che lo serva. Sono entusiasta di goderci un delizioso pasto insieme. Lezione 16. I miei primi anni. È difficile credere che siano passati 25 anni da quando mi sono trasferito a Toronto. Veramente? Qual è stata la tua prima impressione del Canada? Ricordo di essermi sentito eccitato e sopraffatto dal nuovo ambiente. Sembra un'avventura. Cosa ricordi dei tuoi primi 5 anni? Sono rimasto stupito dall'atmosfera multiculturale, mi ha aperto gli occhi sulla diversità. Sembra arricchente. Hai fatto facilmente amicizia in quei primi anni? Sorprendentemente, sì. I bambini sono bravissimi a connettersi indipendentemente dalle barriere linguistiche. È meraviglioso. Quali attività ti sono piaciute in quel periodo? Mi è piaciuto esplorare i parchi e provare cibi diversi con i miei nuovi amici. Lezione 17. Eredità culturale. Gli inglesi sono eredi dell'eredità della cultura europea come qualsiasi altra nazione. Assolutamente. La loro storia è profondamente intrecciata con il continente. È interessante notare come le varie culture si influenzino a vicenda nel corso del tempo. Sì, e modella l'identità in modi complessi, non credi? Decisamente. La letteratura, l'arte e le tradizioni riflettono questo ricco patrimonio. E ogni paese contribuisce con il suo sapore unico al mix culturale. Esattamente. Rende l'esplorazione della storia molto più coinvolgente. Adoro conoscere come queste influenze si manifestano nella società moderna. Anche io. È un promemoria della nostra comune umanità e interconnessione. Lezione 18. Suggerimenti artistici. Per aggiungere consistenza ai tuoi dipinti, considera l'utilizzo di vari strumenti. È un ottimo consiglio. Hai altri suggerimenti? Sì,
Prova diverse angolazioni e prospettive per un look nuovo. Adoro l'idea di sperimentare con gli angoli. Può cambiare tutto. Può davvero. Inoltre, mescolare mezzi diversi può creare effetti sorprendenti. È vero! Ho visto alcuni artisti fondere magnificamente gli acrilici con i pastelli. Aggiunge profondità e dimensione difficili da ottenere altrimenti. Sono entusiasta di provarlo nel mio prossimo pezzo. Dovresti. Si tratta di trovare ciò che risuona con il tuo stile. Lezione 19. Numero di telefono. Puoi ripeterlo ancora, per favore? Sicuro. Sono 206555. Fatto. E qual è il prefisso di quel numero? È importante per me ricordarlo quando lo salvo. Sì, i prefissi a volte possono essere un po' complicati. Possono davvero? Controllo sempre 2 volte per evitare errori. Buona idea. È facile confondere i numeri quando sei di fretta. Esattamente. Prenderti il tuo tempo può salvarti da problemi futuri. Assolutamente. Mi piace scriverli subito. Lezione 20. Piani di bilanciamento. È importante fare progetti e attenersi alle scale tradizionali nella vita. Vero, ma allo stesso tempo non dovremmo sentirci in colpa per averli cambiati. Esattamente. La vita è imprevedibile e la flessibilità può essere fondamentale. Sì, adattarsi alle nuove situazioni è un'abilità preziosa. A volte è necessario dare priorità al nostro benessere rispetto a piani rigidi. Sono completamente d'accordo. Il senso di colpa non dovrebbe impedirci di fare delle scelte. Si tratta di trovare un equilibrio che funzioni per noi individualmente. Assolutamente. Questa è la base per una vita più felice. Sono felice che possiamo discutere apertamente di questi importanti argomenti. Lezione 21. Credenze malsane. Molte donne credono di dover essere molto magre per essere accettate. È un peccato che la società spesso promuova ideali così malsani. Sì, e questa pressione può portare ad abitudini pericolose. Esattamente. È fondamentale promuovere la positività del corpo e l'accettazione di sé. Sono d'accordo. Ognuno di noi ha un corpo unico che merita rispetto. E la salute dovrebbe riguardare il sentirsi bene, non solo l'apparenza. Assolutamente. Dobbiamo invece spostare l'attenzione sul benessere generale. Sì, incoraggiare abitudini sane è molto più vantaggioso. Insieme, possiamo sostenerci a vicenda nell'abbracciare il nostro vero sé. Lezione 22. Influenza dei media. Alcune persone credono che gli spettatori di un programma del genere potrebbero avere maggiori probabilità di usare una pistola. È un pensiero preoccupante. I media possono avere un impatto significativo sul comportamento. Sì, solleva interrogativi sulla responsabilità nelle rappresentazioni dei media. Penso che sia essenziale considerare i messaggi che consumiamo. Esattamente. Le discussioni sulla violenza nei media sono molto rilevanti oggi. Ed è fondamentale promuovere il pensiero critico negli spettatori.
Sono d'accordo. L'istruzione può aiutare a mitigare alcune di queste influenze. Sì, è necessario incoraggiare il dialogo su questi temi. Si tratta di promuovere una comunità sicura e informata. Lezione 23. L'eredità della maratona. Da allora i corridori hanno tentato di correre maratone simili su lunghe distanze. Sì, è affascinante come la tradizione continui nel XX secolo. La corsa su lunga distanza ha una ricca storia che ispira molti oggi. Assolutamente. È incredibile vedere quanto sia evoluto questo sport. E ogni maratona racconta una storia di perseveranza e forza. Sì, ogni corridore ha la propria motivazione per partecipare. È stimolante testimoniare la dedizione nella formazione per tali eventi. Decisamente. Anche il senso di comunità tra i corridori è speciale. Ammiro il modo in cui le maratone uniscono le persone per un obiettivo comune. Lezione 24. Focus educativo. Vengono fatti relativamente pochi sforzi per incoraggiare e sviluppare queste aree dell'istruzione. È vero, alcune materie vengono spesso trascurate nel curriculum. È importante affrontare tutti gli aspetti dell'apprendimento per uno sviluppo completo. Sì, soprattutto nei campi creativi che favoriscono il pensiero critico. Credo che ogni studente meriti di accedere a diverse opportunità educative. Assolutamente. Può accendere passioni e talenti in modi inaspettati. Dobbiamo sostenere un approccio più equilibrato all'istruzione. Sì, è essenziale promuovere la creatività accanto alle materie tradizionali. Insieme possiamo promuovere cambiamenti a beneficio delle generazioni future. Lezione 25. Consigli di cucina. Esattamente. Una volta pronta la pasta la lessiamo in acqua salata giusto per pochi minuti. Sembra abbastanza semplice. Hai in mente una tempistica specifica? Dovrebbero bastare dai 5 ai 7 minuti, a seconda del tipo. Adoro come la pasta possa essere così versatile nei piatti. Sì, si abbina bene con molte salse e ingredienti. Qual è il tuo piatto di pasta preferito da preparare? Mi diverto a preparare gli spaghetti al sugo di pomodoro fresco, è classico. Sembra delizioso. Potrei provarlo la prossima volta. Dovresti. A tavola vince sempre. Lezione 26. La gioia dell'esercizio. Molte persone scoprono di sentirsi molto bene quando fanno esercizio. È proprio vero. È sorprendente come l'attività fisica possa migliorare il tuo umore. Assolutamente. Dopo un buon allenamento, mi sento sempre più energico e positivo. Lo stesso qui. È come un modo naturale per alleviare lo stress. Inoltre, aiuta con la salute fisica, che è altrettanto importante. Decisamente. L'esercizio fisico regolare può migliorare il benessere generale. Hai un tipo di esercizio preferito che ti piace? Adoro lo yoga, mi mantiene flessibile e centrato. Sembra fantastico. Preferisco correre, mi dà un senso di libertà. Lezione 27. Le urne.
Sembra che le urne siano diventate un punto focale per molte discussioni. Sì, ma non daranno ascolto a una casa che ha bloccato quella strada. Esattamente. È frustrante quando l'accesso è limitato in questo modo. Fortunatamente, ci sono molte alternative a nostra disposizione per esprimere le nostre opinioni. È vero. Possiamo ancora trovare il modo di far sentire la nostra voce. Hai pensato a diversi metodi per essere coinvolto? Io ho. Partecipare ai forum della comunità potrebbe essere un ottimo inizio. È una buona idea. Partecipare alle discussioni può davvero aiutare. Sì, e incoraggia anche più persone a partecipare alla conversazione. Lezione 28. L'influenza polinesiana. Sapevate che gruppi polinesiani arrivarono da altre isole del Pacifico? Sì, hanno avuto una storia così ricca di esplorazioni e insediamenti. Ben più di 1000 anni fa, navigavano vasti oceani. È impressionante come usassero le stelle e le correnti oceaniche per guidarsi. Assolutamente. La loro conoscenza del mare è affascinante e stimolante. È sorprendente come si siano adattati anche ai diversi ambienti. Sì, ogni isola ha la sua cultura unica che riflette questa adattabilità. Mi piacerebbe saperne di più sulle loro tradizioni e sul loro modo di vivere. Anche io. C'è così tanto che possiamo imparare dalle loro esperienze. Lezione 29. Caccia alla casa sulla spiaggia. Decisamente. Iniziamo subito a cercare le case al mare disponibili. Sembra un'avventura divertente. Hai in mente un luogo specifico? Pensavo a un posto vicino alla costa con un buon accesso alla spiaggia. È perfetto! Essere vicino all'acqua è così rinfrescante. Sì, e mi piacerebbe trascorrere del tempo godendomi il sole e il mare. Hai considerato quante persone si uniranno a noi? Penso che sarebbe fantastico avere alcuni amici con sé per questa esperienza. Assolutamente. Più sono, meglio è quando si tratta di vacanze al mare. Già immagino tutte le attività divertenti che potremmo fare insieme. Lezione 30. Capire il tempo. Un anno è il tempo impiegato dalla Terra per compiere un giro attorno al Sole. Giusto. È affascinante il modo in cui misuriamo il tempo in base a questo ciclo. Per gran parte della storia, tuttavia, le persone non hanno avuto metodi così precisi. Esattamente. Facevano affidamento sugli eventi naturali per seguire le stagioni. È interessante come la nostra comprensione del tempo si sia evoluta nel corso degli anni. Sì, e come influisce oggi sulla nostra vita quotidiana. Mi chiedo come le diverse culture percepiscano il tempo in modo diverso. Sarebbe un argomento interessante da approfondire. Decisamente. C'è così tanto da imparare sulla nostra connessione con il tempo. Lezione 31. Viaggio nella storia. Ricordo dove abbiamo visto la nostra scuola superiore, poi St. Catarines e poi le cascate del Niagara. Questo riporta alla memoria i ricordi. Quei viaggi erano sempre così divertenti. Sì. Ogni luogo aveva il suo fascino e storie da raccontare. Le cascate del Niagara erano mozzafiato.
potrei guardare l'acqua per ore. Assolutamente. La forza della natura è davvero impressionante. E St. Catarines ha un'atmosfera comunitaria davvero adorabile. Sono d'accordo. È bello ricordare quei momenti della nostra vita. Hanno sicuramente plasmato ciò che siamo oggi. Mi piacerebbe rivisitare quei luoghi e creare nuovi ricordi. Lezione 32. Negozio biologico locale. C'è un negozio biologico locale vicino a casa mia che mi piace molto. Oh, ce n'è uno vicino a casa tua? È fantastico. Sì, hanno un'ottima selezione di prodotti freschi e snack salutari. Adoro fare shopping in luoghi che privilegiano i prodotti biologici. Anche io. È bello sostenere gli agricoltori e le imprese locali. Inoltre, il cibo biologico spesso ha un sapore migliore ed è migliore per l'ambiente. Assolutamente. Hai visitato qualche negozio biologico di recente? Sì, ci sono andato la settimana scorsa e ho trovato dei frutti fantastici. È fantastico. Devo controllare più opzioni locali. Lezione 33. Il viaggio degli schiavi. Il viaggio dall'Africa alle Americhe è stato incredibilmente tragico. Sì, molte più persone morirono come schiave prima di lasciare l'Africa. E molti altri morirono durante il viaggio attraverso l'oceano. È straziante pensare alla sofferenza che hanno sopportato. Assolutamente. Le loro storie sono una parte essenziale della storia che deve essere ricordata. Sì, comprendere questa storia ci aiuta a imparare e a crescere come società. Sottolinea inoltre l'importanza dell'uguaglianza e della giustizia oggi. Sono completamente d'accordo. Dobbiamo onorare la loro eredità promuovendo il cambiamento. La loro resilienza ci ispira a lottare per un futuro migliore. Lezione 34. Catturare paesaggi. Dovremmo assolutamente portare le macchine fotografiche per catturare i paesaggi mozzafiato. Assolutamente. Ci saranno tanti bei panorami da fotografare. Non vedo l'ora di documentare le nostre avventure insieme. Sì, avere un sacco di foto sarà fantastico per condividere i ricordi. Inoltre, è divertente sperimentare diverse angolazioni e luci. Adoro quell'aspetto della fotografia, rende ogni scatto unico. Esattamente. Ogni immagine racconta una storia diversa della nostra esperienza. Sono entusiasta di vedere quanto possiamo essere creativi con la nostra fotografia. Assicuriamoci di avere abbastanza schede di memoria per tutte quelle foto. Lezione 35. I confini. Capiranno i miei confini? Alcuni potrebbero resistere, ma è fondamentale comunicarli chiaramente. Mi preoccupo di come reagiranno le persone quando mi farò valere. È naturale sentirsi così, ma stabilire dei limiti è essenziale per il benessere. Lo so, ma può essere difficile tenere duro. Ricorda, si tratta di rispettare te stesso e insegnare agli altri a fare lo stesso. Questo è un buon punto. Devo affrontarlo con fiducia. Esattamente. Più ti eserciti, più facile diventerà. Grazie per l'incoraggiamento.
Lo terrò sicuramente a mente.